Noi abitiamo nel territorio dominato dal Vesuvio, che molti considerano un mostro. Io invece lo chiamo gigante dormiente perché, anche se ora è tranquillo, in realtà è un vulcano attivo e pericoloso per tutti noi. Però è anche pieno di fascino e ci attrae perché forse nel Vesuvio c'è qualcosa di magnetico e la gente che non vive qua non riesce a capire. E per questo non è facile rispondere a chi ci chiede come si può vivere in una zona così a rischio. Ciao Luigi! Ciao, Come stai? Com'è la situazione? sto bene. Che si dice? La gente, il posto lo apprezza? Molto, molto. Oggi è pure una bella giornata. Senti, quelle lì sono la strumentazione dell'osservatorio, no? Quelle sono alcune delle strumentazioni che controllano il vulcano H24 e poi con un sistema satellitare, insomma, questi segnali arrivano direttamente dall'osservatorio in modo da tenere il vulcano sotto controllo. Quindi dobbiamo ringraziare un po' questa strumentazione, se magari succede qualcosa possiamo essere avvertiti in tempo. Per prevedere quando sarà questa eruzione in modo da mettere poi in atto il piano di evacuazione che insomma prevede proprio lo spostamento di tutte queste persone che stanno qua sotto, insomma che è un bel numero. Che non sono poche. Che non sono affatto poche. Ecco perché è il numero proprio di persone che rende il Vesuvio il vulcano più pericoloso al mondo, che qua c'è sta una densità abitativa che altri vulcani non hanno. Tra noi e il mare su questo lato qua C'è gente. ci stanno 7 km di distanza, voglio dire. C'è tanta Quindi gente. è proprio vicino. Il centro di Napoli dista 12 km, quindi lo teniamo proprio a portata di mano. E tu che pensi? Che piano di evacuazione noi vesuviani riusciremmo a metterlo in atto in modo... Si parla di quasi 800.000 persone e anche se può sembrare difficile realizzarlo, poi i napoletani nei momenti di difficoltà cacciano il meglio di se stessi e io sono molto fiducioso che andrà tutto per il meglio. Io abito proprio qua sotto. Quindi pure tu stai. Pure io sono a rischio continuo. Basta essere consapevoli Siamo del consapevoli, rischio e quello cosa sì. fare in caso di allerta. Siamo tra virgolette dei pazzi consapevoli. Noi qui viviamo in zona rossa, viviamo nella zona dove il rischio vulcanico è più elevato. Quindi nel caso in cui il vulcano decidesse di fare il suo mestiere da quello che impone la natura, è uno tra i primi paesi a subirne gli effetti. Mi dedico allo studio del territorio, quindi allo studio e alla divulgazione. E questo per me è lo scopo di valorizzarlo, perché essendo un territorio oggigiorno affranto da varie situazioni, soprattutto sociali, a mio parere possono essere sconfitte soltanto con la riscoperta di quello che il territorio ci può offrire. La mia curiosità mi porta inevitabilmente a scoprire le mie radici, cioè la ricerca storica, quindi ecco qui che subentra la mia passione smodata per la raccolta fotografica. Cioè io sono un collezionista di fotografie che riguardano il Vesuvio, parto dai primordi della fotografia. Questa mia continua ricerca di testimonianze mi ha portato a raccogliere una quantità eccezionale di fotografie che oggigiorno, cioè diciamo, si aggira intorno alle 2-3 mila fotografie. Ogni fotografia per me rappresenta una storia
E in questo senso io cerco di darmi delle risposte pure, no? Oppure cercarle, chiedere all'amico che io penso che ne sappia più di me, oppure chiedere al professore, all'esperto di turno, perché io non sono una persona di scienza, quindi devo chiedere a persone che hanno le dovute competenze. Ivano, Uè Vincenzo, ciao Silva, buongiorno, come stai? buongiorno, tutto a posto, tutto a posto. Stai facendo? Sto attaccando poco la vigna. No, poi bisogna sta vigna, Da un po' di tempo che lo dovevo fare, ho approfittato del buon tempo. Se ne è caduta tutta, se ne è caduta. Te che si dice? Ma tutto bene, facevo un giro da queste parti. Ho Ti detto, vuoi sedere un po'? sì, dai, Vado a prendere qualcosa di. va bene. Stiamo un po' qua, ci mettiamo un po' qua. Sì, vado a prendere qualcosa di fresco. Vai, vai, aspetto. Vedi Silvano, Ecco qua. che dici? Tutto a posto. Sto bene? Un po' di fatica, Ma questo periodo ci vuole. purtroppo è il periodo di maggiore lavoro. La campagna ne ha di bisogno. Fa pure caldo. Comincia a fare caldo, però oggi è nuvola, guarda. Vabbè, diciamo che può essere che ci fa pure un po' di pioggia, che male non è. Speriamo bene. Bella sta valeriana, sai? Sì, questa è nata spontanea. Tu lo sai, qua ogni cosa che metti subito nasce e viene bellissima. Sì. Che poi qui la valeriana, vabbè, è caratteristica, Sì, è del posto. Quest'anno pure i pomodori stanno andando abbastanza Sì. bene. Sì. Poi mi devi portare a vedere qualche volta. Qualche volta ti viene a fare una passeggiata Faccio un giro sul terreno. in campagna. Che tra l'altro ha fatto pure la pioggia nel periodo ideale, quindi Ottimo, li ha quindi una fatti buona pure annata. crescere. Sì, che poi lo sai, da queste zone qua l'acqua non c'è, quindi comunque le specie, anche il pomodoro stesso è adattato all'aridità, quindi diciamo ne che pure il facciamo meno rispetto agli altri, però il pomodoro è tutta un'altra cosa, grazie al pure nostro il caro sole. vulcano. Infatti. Sì. Diciamo che sanno dove prendere la sostanza. Precisamente, lo sai che la sabbia nostra è ideale per i pomodori, Certo. il sapore che hanno i nostri non ce l'hanno gli altri. Sì, così è. Senti, quanto ne hai messo quest'anno i pomodori? 35.000 piantine, sono abbastanza. Un bel, Sì. bel po'. E mo tra poco inizia pure a raccogliere. Già, Sì. I bambini tutto a posto? tutto a posto, Silvano. Mo hanno finito la scuola. Mm. Tra poco cominciamo ad andare un po' al mare. Sì. A proposito di bambini, ti ho preso una bella cosa, gliela fai Sì. assaggiare pure a loro. Non ti muovere da qua, te la voglio Vediamo. Grazie, Silvano. Wow, Silva, che portata. aprire. Oh, meravigliosi. Ma tu già c'hai questi pomodori? Questi sono già pronti, li sto già Bellissimo, sta raccogliendo. bicocca sono proprio meravigliosi. Questi ci può fare una bella marmellata. Io ne ecco mangio questo. una. Prendi, assaggia, così sai che ti mangi. Oh, bella. Bella matura. Oh, sono proprio dolci. Buone. Sì, È la prima che mangio quest'anno così dolce. anche Bello. queste, diciamo, quelle che trovi qua, non le trovi da un'altra parte. È la pellicchiella, la bicocca nostra del Buonissima. Vesuvio. Buona. Senti, ma una curiosità, no? Io vedo piante, cioè piantini pomodori che fanno un sacco di pomodori, ma qua però ne fanno più, ce ne fanno di meno. Ah, boh, lo sai, da noi la resa è completamente diversa. Ogni piantina fa massimo un mezzo chilo di pomodori, però Sì, la qualità è completamente Ne fanno diversa. poco, pure Tu perché non il guarda suolo- quelle piante piene di pomodori, Certo, perché certo. là il sapore non c'è, è tutt'acqua. Qua invece è tutto gusto e sapore, Tutto concentrato. tutto concentrato.
Ovviamente deriva sempre da dove ci troviamo, Certo. perché se non c'era questo suolo qua, Beh, immagino, comunque sì, il suolo aspro. dal suolo, dal clima, dal cioè il clima. clima, cioè Comunque per questo sia, pomodoro qua ce lo invidiano in tutto il mondo. vanno Perché avanti con poca acqua, quindi Sì. quei pochi che ne fanno saranno pure di qualità eccezionale. assaggiane uno, è buono, no? Sì, Ti togli pure lo infatti te sfizio. lo volevo proprio dire. Però mi raccomando, la cassetta deve arrivare ai figli tuoi, non te la no. mangi a strada facendo. Senti Silva, io me ne vado. Va bene, Ti ringrazio per la cassetta, poi ti vengo a trovare giù in campagna. è stato un piacere, Vince, ogni volta Poi- sei sempre benvenuto. Buona giornata. Ciao. Alla prossima. Mi raccomando. Va bene? Tolgo di mezzo e ripiglio il lavoro. Il terreno del Vesuvio, il clima che si può apprezzare alle falde del Vesuvio sono unici. La caratteristica del terreno vulcanico è proprio quella di riuscire a conferire ai prodotti degli aromi che non si trovano in altro luogo, proprio perché la composizione chimica stessa del suolo vulcanico è particolare. Questo scambio che avviene tra le radici della pianta e la sabbia fa in modo che il prodotto non può essere imitato nel resto del mondo. Il fatto che io abbia origine su questo territorio è importante. La mia famiglia mi ha insegnato quello che è il valore di apprezzare la propria terra e quindi rimanere qui per valorizzarla. Io sono nato e cresciuto alle falde del Vesuvio e anche i miei genitori sono nati e cresciuti alle falde del Vesuvio, quindi penso che almeno per 5 generazioni possiamo andare a ritroso e trovare un'origine qui sul territorio vesuviano. Sicuramente la scienza non sbaglia, cioè il vulcano è attivo, è uno dei più pericolosi dell'Europa, ma è anche vero che appunto vivendo qui da tanto si impara a convivere con quello che è questo rischio e non nego che io ci penso molto raramente al fatto che il Vesuvio sia un vulcano attivo, poiché ovviamente avendo un legame con questa terra profondo io ne ho accettato fin dall'inizio quelli che sono i rischi e quelle che sono le cose belle. Mi permetto di dire che le cose belle superano di gran lunga quelli che sono i rischi legati ad essere in questo territorio. Ogni giorno vale tanto, ogni giorno è ricco di amore e legame verso questa terra e quindi è quello il nostro futuro, cioè vivere ogni giorno alle falde di questo grande vulcano attivo. Se dobbiamo fare ragionamenti di tipo scientifico, noi domani dovremmo prendere e trasferirci, ma il legame inspiegabile che è quell'amore verso questo territorio ci porta a fare altro. È un poco come se c'hai la fidanzata che non ti pensa, ma tu sei innamorato, non pensi ad andare altrove, ma pensi a stare là. Quindi quando le cose sono col cuore non hanno una spiegazione logica.
sei arrivato finalmente. Buonasera. Ciao, Ecco. buonasera a te. Tutto Dove bene? arrivato? Qui va benissimo, grazie. Ci penso io. Domani Vabbè. abbiamo un sacco di gente perché i tuoi pomodori vanno benissimo. Mi fa piacere. Infatti del quantitativo enorme che mi avevi portato l'altra volta ne sono rimasti pochissimi. Rimasto quasi... E anche questi sono già venduti perché questi tu mi avevi detto che erano finiti quelli meno Sì, maturi. stanno piacendo quindi alle persone. Piacendo tantissimo, ma Beh, piacciono anche a noi. Questi sono veramente bellissimi. Vabbè, lo sai, senza acqua. Il Senza trucco è acqua? quello, è non avere l'acqua. Infatti oggi ho controllato un po' la terra, è asciuttissimo praticamente, Vero, i pomodori si stanno caricando di sapore. Per noi vesuviani penso che il Vesuvio sia un po' come una casa. Quando torniamo da lunghi viaggi, la prima cosa che vediamo da lontano è il Vesuvio. Anche ogni giorno, tornando la sera dal lavoro, o anche semplicemente svegliandosi la mattina, è qualcosa che probabilmente ci dà serenità, non ci dà preoccupazione. Perché quando noi vediamo il Vesuvio ci risentiamo a casa. Può sembrare molto paradossale quello che dirò, ma lui è come se fosse un protettore per noi, un simbolo di identità e diciamo di legame a questo territorio. È come se il Vesuvio fosse per noi un po' come un padre, severo e generoso nello stesso tempo. In un certo senso siamo i suoi figli, quindi devi chiedere a un figlio cos'è che ti porta ad avere un legame con tuo padre. È difficile dirlo a parole, ma se dobbiamo usare un'unica parola, l'unica parola che possiamo usare sarebbe amore probabilmente. Il Vesuvio è un vulcano attivo, è un vulcano che ha una sua pericolosità intrinseca. Per pericolosità noi intendiamo la probabilità che in un tempo che in questo momento non siamo in grado di definire ci possa essere un'eruzione esplosiva. Il centro di monitoraggio acquisisce in tempo reale tutti i segnali che arrivano dal vulcano, naturalmente. Abbiamo nell'area tantissimi strumenti, molti non si vedono perché sono interrati in maniera tale da avere un migliore accoppiamento col suolo. Una previsione deterministica dell'accadimento di un'eruzione non è possibile. La comunità scientifica è in grado di fare delle previsioni di tipo probabilistico sull'evoluzione degli scenari vulcanici. Il Vesuvio nel passato ha dato sia eruzioni esplosive sia eruzioni effusive. Quelle che rappresentano un grande pericolo sono in generale le eruzioni esplosive che determinano un flusso piroclastico, una sorta di fungo che si genera sopra il vulcano. Questo fungo molto alto, può essere alto anche diversi chilometri, si autosostiene fino a che c'è un'alimentazione importante dal cratere, dopodiché per effetti gravitativi tende a collassare e quando collassa genera questa sorta di nube ardente a temperature elevatissime, anche 300 e passa gradi centigradi. Il contenuto di questa nube è un gas molto caldo con dei frammenti di roccia che camminano a grandissime velocità e distruggono tutto quello che trovano sulla loro portata. L'unica possibilità che c'è di salvarsi da un flusso piroclastico è non essere lì quando c'è questo fenomeno, non c'è altra possibilità. Abbiamo memoria fotografica soltanto delle ultime due eruzioni, cioè quella del 1906 e del 1944. Però delle numerose passate eruzioni del Vesuvio sono tante le tracce ancora presenti. Io sono alla continua ricerca delle tracce di tutte le eruzioni per documentare e raccontare la storia dei paesi intorno al vulcano. Paesi distrutti più volte dalla lava, che però, una volta raffreddata, è stata utilizzata dagli abitanti come materiale per costruire le strade e molte delle nostre case.
Il Vesuvio ha sicuramente forgiato il carattere di noi vesuviani, ci ha reso più tenaci, sempre uniti e solidali. Infatti non ci siamo mai arresi e dopo ogni distruzione abbiamo sempre ricominciato più decisi e determinati di prima. Ciao, Freddy, come stai? Bene, bene. Come andiamo? Tutto a posto. Sto bene. Sì, Allora, ti ho portato un po' di cose. Ah, sì, magari grazie. ti potrebbero essere utili. Sì. Mo ti faccio vedere anche l'altra roba che ho bene. a casa. Bene. Perché le persone ci hanno bisogno di tutto. Vieni a Stai facendo un vedere. bel lavoro, vero? Sì, prego. Ah, quanta roba che hai raccolto. Stai facendo proprio un bel lavoro. Perché la verità riceviamo, diciamo, aiuti da tutte le persone che meno male. che Meno hanno male. qualcosa di più, lo portano qua. E io te ne ringrazio tanto perché, Ma ho figurati. vedo scarpe che... Eh sì, anche scarpe se sono un che- po' vecchiotte, però. penso- Però servono sempre. Mi è capitato proprio nel treno, stanno tornando a casa e certe persone, ma sono proprio giovani tutto, ma quelle piedi bagnate lavorano sotto le serre, nelle capito. terre, diciamo sotto al Vesuvio. E è stato un aiuto che io avevo bene, un fatto paio, bene. non un paio di stivali, l'ho dato a loro. Non puoi immaginare immagina la loro felicità, no? Sì, perché ha detto, ma hai fatto una cosa bella, guarda che ci sei salvato in queste... È stato proprio emozionante. Comunque ti ringrazio, Ma se figurati, capita figurati. di volta Ma che spero hai... di trovare qualcosa anche di meglio. Ma la verità vengono di tutte le nazionalità, non lo so, diciamo stranieri, anche italiani vengono qua a prendere di volte qualcosa. prendono chi ne ha bisogno di una coperta, che può darsi anche di vedo pure volte. un po' di giacche, vedo Sì. qualche mantella. E facciamo quello che si meglio può di quello fare, che quello possiamo che si può fare, fare, perché il nostro lavoro Certo, anzi, è basato sopra le offerte di Certo. persone. Anzi, tutto già è qua. tanto quello che stai facendo. Sì. Quindi anche voi avete un po' preso della comunità vesuviana, questa comunità molto unita, molto sì. solidale. Sì, Il Vesuvio alla fine dei conti unisce tutto intorno ad esso. Cioè, quindi Sì. non è vero che ci mantiene lontani per paura, No, con qualche cosa, assolutamente no. Va bene. Andiamo fuori, andiamo al giardino? Ti
faccio vedere l'orto che curo e lavoro. Ti sei specializzato con la terra? Perché la terra è anche madre, se la curi ti dà soddisfazione. Sì, sì. Vedi la sabbia del Vesuvio? Aspetta, ma ti faccio vedere una cosa, vedi? Possiamo vedere anche il Vesuvio che domina proprio l'aria. Guarda lì, siamo proprio vicini. E qua ci sta proprio sotto, ci sta, vedi? Mi chiamo Nureddin. Vengo dalla città di Khouribga in Marocco e vivo in Italia dal 1990. Appena arrivato qui ho visitato la città di Pompei e ho visto la distruzione causata dal Vesuvio. Ho visto gli esseri umani che si sono trasformati in pietra. Sono immagini che spaventano. Però noto che ora, e nonostante le numerose eruzioni avvenute negli anni, la gente ormai vive tranquillamente. Vedo che la vita va avanti e che non è guidata dalla paura o dal terrore e che la presenza del vulcano è diventata una parte del vissuto di ognuno. Per questo anche io vivo tranquillo e non penso che si debba andar via a causa di un'ipotetica eruzione. يعني خصني نغادر ربما يوقع انفجار أشوفه في الفيزوفيو. Guardare il Vesuvio mi ricorda sempre quanto è grande l'onnipotenza di Dio, il Creatore. Questo secondo me ha avuto effetto sul comportamento sia degli italiani che degli stranieri che vivono qui. Guardando la maestosità di questa montagna ci rendiamo conto di quanto siamo tutti piccoli di fronte ad essa. Allora non c'è motivo di sentirsi superiori gli uni agli altri. In realtà siamo tutti deboli, perché esiste il più grande di tutti, colui che ci ha creato e che ha creato il mondo intero. Nordin, Ciao Giovanni. hai finito di togliere queste erbacce? Sì, sto sistemando un po', ti faccio una cosa bella. Mi dai un po' di tempo e ci andiamo a prendere un po' di tè. Facciamo una cosa, vado un momento in posta e D'accordo. ci vediamo a casa tua per prendere il tè. Va D'accordo. bene? Va bene, ok. Ciao. Ok, ciao Giovanni. Eccomi. Oh, grazie Nordin. Ci voleva proprio questo, Ci vuole questo. relax, questo nostro rito del tè. Ecco, prego. Grazie, grazie. Nordin, come sta andando la raccolta degli indumenti? Ci manca un po' di roba. Mo sto cercando un po' di trovare altre persone. Vabbè, dobbiamo fare un passaparola. Sì, è questo che ci manca. Stai finendo un po' con la roba. Sì, è quasi sì. Nordin, come vanno le cose in Marocco adesso? Da quanto tempo non li senti? Sì, la famiglia sta bene. Sento amici, colleghi, ex colleghi nel Marocco e non c'è da lamentarsi. Grazie a Dio, Giovanni. Non hanno bisogno di te. Puoi stare ancora un po' con noi. Ma Giovanni, guarda, non che non hanno bisogno di me,
Anche il mare ha bisogno di acqua, pure se piove tanto non dice mai basta. Siamo esseri umani, ci vuole sempre un aiuto. Tutto Facciamo qua. quello che possiamo, come sempre. Sì, sempre con la volontà di Dio, perché le cose E ringraziamo Dio sempre sì, a faccia a faccia per terra. Sì. Ciao Francesco, ciao Serena. Ciao. Guarda qua cosa ti ho portato. L'altro giorno sono stato sul Vesuvio. Guarda questa pietra com'è bella, guarda. Potrebbe essere una scoria di lava. Guarda, dentro ci sono i cristalli, vedi? Che bello. Hai visto quanti sono belli? Guarda, guarda qua quanti cristalli. Questa c'ha questo rosso così, è più compatta, vedi? Vedi, sopra è rossa e dentro è scura scura, vedi? Si vede che è un pezzo grande di lava. Hai visto? Va bene? Sì. E guarda come sono diverse, guarda qua. Queste qua sono diverse. Questa qui è ancora diversa e questa qui è ancora diversa. Questo invece è più leggero, vedi, è sempre... Però fa lo stesso rumore. comunque sembra sempre una schiuma, pure questa qua. Papà, perché ha questo colore? Rosso, perché molto probabilmente sono scorie di lava. È la formazione che è diversa rispetto a queste qua che sono schiume di lava che la lava raffreddata in superficie, cioè sopra la colata. Bello, vero? Giovanni, ti ho portato a vedere un po' di foto che ti possono servire per le tue brochure. Sì, sto cercando un po' di materiale anche per proporlo ai nostri visitatori. Bene, a parte la parte che riguarda le botti, cosa ti può interessare? Io ti posso inviare almeno tutte quelle lì dove si vedono le vigne, Certo. con i riferimenti poi dell'eruzione, magari qualcuno ecco qui, proprio l'eruzione che ha distrutto la vigna, perché sono Sì. immagini che colpiscono. Le processioni, lì dove l'uomo non poteva più arrivare, allora si metteva davanti il santo. Meglio della protezione civile. È meglio dove... La protezione divina. Noi abbiamo tante testimonianze nel tempo di queste processioni di santi che venivano portate ad incontrare il Vesuvio sperando che il flagello si placasse, che a Napoli addirittura si portavano in contemporanea San Gennaro e Sant'Antonio Per rafforzare, sì, che un solo santo non però era... si bendava San Gennaro per non farlo offendere, quindi non è che noi non abbiamo figure di San Gennaro, però due santi sono meglio di uno, cioè, quindi c'era una probabilità in più che il miracolo avvenisse. Poi, a parte il 1906, ho portato anche qualcosa del 44.
Questa qui è tutta la raccolta statunitense. Queste fotografie fatte dalle varie testate giornalistiche che accorsero qui per l'eruzione del 44, perché stavano qui a Napoli. Oramai si combatteva soltanto sul fronte verso Roma, erano quasi arrivati a Roma e si dice che siano stati gli americani a scatenare l'eruzione del 44, perché gli aerei che tornavano da Cassino e che non avevano sganciato tutte le bombe facevano una gara a chi colpiva il centro del cratere. Comunque, ritornando alla brochure, abbiamo portato pure delle fotografie che rappresentano le testimonianze dell'eruzione più famosa del Vesuvio, che è quella ovviamente del 79 d.C., che ha visto distruggere gli insediamenti romani ai piedi del Vesuvio. In queste foto ci sono le testimonianze di Pompei ed Ercolano, ovvero dei pompeiani e degli ercolanensi che cercarono di mettersi in salvo dalla furia del vulcano. Vedi la differenza fondamentale? L'ercolanese rimangono solo gli scheletri, perché la carne è stata completamente cotta. Sì, cioè i tessuti sono evaporati. Tipo bomba atomica. Alcuni di questi è scoppiato la testa, perché a 500 gradi il cervello va in ebollizione. Su Pompei è arrivato a 200 gradi, quindi li ha cotti lentamente. Quindi hanno sofferto. Queste sono posizioni di chi c'ha i polmoni cotti e non riesce, si spegne più lentamente. Sì. Questi sono stati rosolati al forno proprio, quindi cioè, volendo dirlo così, però è terribile. Certo. Un male per l'epoca, però un tesoro per noi, perché ci ha fatto capire tante cose di quello che può essere cioè la forza distruttiva del Vesuvio. Cioè, quindi delle immagini drammatiche però preziose. Ci ricordano ogni giorno del pericolo e della potenza di questo. Bravo, che noi abbiamo scelto di vivere, perché è una scelta nostra. Noi siamo figli del Vesuvio, quindi dobbiamo sottolinearlo questo. Noi siamo, in un certo senso, nasciamo anche pronti a morire. Sono d'accordo. È un rischio che abbiamo già considerato. Esattamente. Già remunerato in termini di emozioni, di valore e di bellezza. È vero. A parte il coraggio, cioè, di noi vesuviani che ci abbiamo soltanto, io penso a voi imprenditori che io vi reputo coraggiosi. Diciamo che, come detto tu prima, forse fa parte proprio della nostra indole rischiare e farlo con consapevolezza, perché noi sappiamo del rischio che ogni giorno viviamo qui sul Vesuvio, però la passione per il territorio è qualcosa che ci riempie di gioia, ci fa correre questo rischio. Siamo pronti a tutto. È un po' rumorosa interna, vero? Una specie di franetta. Angela, dimmi. Visto stanotte c'è stata la scossa del Vesuvio. Di quanto? Poco, 1,5, classiche scossette così, niente di preoccupante. Non è che dobbiamo scappare? Ma quando mai puoi scappare? Non devi scappare nessuna parte. Io mi porto i ragazzi, vabbè, tu lo sai, te l'ho sempre detto. Tu continui a voler rimanere qua a vedere l'eruzione oppure... Ma quale eruzione questa eruzione? Sai com'è? Non si sa mai. Ma quando mai? Scossette l'eruzione. Dai. Non si sa mai. No. Fanno sempre, però io ho sempre paura. Ogni volta che lo dici io vado in panico.
Ciao, pronto Regina, come stai? No, ma stai tranquilla, è tutto nella norma. Qui sono le classiche scossette che il Vesuvio fa ogni tanto, ma non ti preoccupare proprio. Il Vesuvio ogni tanto deve fare il suo mestiere. Ma guardi, ho visto proprio adesso sul sito dell'Osservatorio Vesuviano, dove viene riportato in tempo reale il segnale sismico. C'è qualcosa segnato, ti ripeto, delle scossette che una più forte l'ha fatta stanotte, però ti ripeto, non è niente di preoccupante, è tutto nella norma. No, ma quando mai? Quale paura? Dai, vediamoci qualche volta, cerca di venire che è tanto tempo che non sali. Va bene, mi fa piacere, me li saluti tutti quanti, ok? Ciao Regina, ciao, a presto, carissima, ciao. No, vuoi che caffè? Caffè lo vuoi? Bella Napoli. Io mi chiamo Regina Consiglia, abitavo una zona proprio rossa, che proprio è a piedi del Vesuvio, lo vedi a 200-300 metri dall'abitazione dove stavo io. Sul Vesuvio ci sono andata una sola volta e non alla bocca del Vesuvio, proprio sopra. Non ci sono voluto mai andare perché io ci ho sempre avuto paura. Le persone che stanno su, loro non dicono che hanno paura. Però l'amica, quando io sono venuto via, dice c'hai avuto proprio tenacia ad andare via, perché quante persone non lo dicono? Ma quelli che non lo dicono forse non ci pensano. Volevo andare via, mio marito mi diceva sempre, quando vado in pensione poi ci allontaniamo dal paese. E poi a un certo punto ha detto, no, ma quando mai? Io sono stata male. Infatti quando mia figlia si è fidanzata ho detto, adesso mi sposto, è sicuro che me ne vado, perché non ci speravo tanto con lui. Dico, adesso sì che me ne vado. Abbiamo deciso di venire in questa zona qua, perché mia figlia si è poi fidanzata con un ragazzo che stava a Roma e qua si è sposata felicemente, tutto quanto. Io non è che me ne sono venuta e sto tranquilla, comunque ho paura, comunque, perché un pezzo di me l'ho lasciato là. Mamma, scusami, ma l'hai sentito più Vincenzo? Che ti ha detto? Il fatto del terremoto? Ha detto, era tranquillo, ha detto che non è successo niente di... Non sono preoccupati, insomma. Meno male. Tranquilli. Tanto a tutto ci si fa l'abitudine, magari ha fatto l'abitudine... No, vabbè, però... Ha detto che era tutto tranquillo, non si preoccupava. Boh. E questo è l'importante, dai. Beh, aspetta, non li mischiare qua. Quando le giornate erano nitide, era proprio maestoso. Che tu aprivi la finestra e te lo vedi con tutti i suoi colori, bellissimo. Perché io ci ho lasciato il cuore là, perché sono stata bella, sono nata pure io, cresciuta. Comunque ho sempre bei ricordi. E ho tutti amici, parenti, però con la consapevolezza che questa probabile eruzione sarà sicuramente, e non si sa quando, però succederà. Si parla pure che comunque non sarà un'eruzione normale, lo scoppio, i gas, che... Cioè, è una cosa che veramente ti angoscia. Io sono stata proprio male.
Abbiamo fatto le simulazioni al paese con i cani, con i calcinacci, tutte queste cose. Hanno fatto la zona dove noi dovevamo andare nel caso ci fosse stata un'eruzione. Quando parlavano di queste cose io mi aggiravo sempre. Le persone che sono andate gioiose come andare a fare una gita, ma era per fare la simulazione, ma in tempi di pace, in tempi non sospetti. Le strade sono piccole, sono stradine di paese. Io ho visto che in 2 minuti si bloccò tutto, ma si è riempito in un attimo, ma non neanche a piedi si poteva stare, per non scappi da nessuna parte, che là le vie di fuga non ci sono. Non è che ti metti in macchina, prendo l'autostrada, non è possibile. Scappi a piedi è uguale, ma dico qua facciamo proprio la morte dei sorci, come si suol dire. Hanno sempre detto allontanatevi dalla zona rossa, vi diamo l'incentivo. E comunque dice la zona rossa, ma dove ce ne andiamo? Che non pensa che nessuno ha paura. Magari tante persone lo vorrebbero fare, però hanno famiglia, hanno lavoro, hanno tutto quanto, non lo possono fare. Infatti ignorarlo è secondo me l'unica cosa. Perciò io mi reputo fortunata ad averlo potuto fare. Comunque si muore in tanti modi, però vivere con quella paura non va bene. E quando siamo venuti qua il cambiamento c'è stato, diciamo, come mare, come posto, però ci siamo abituati. Il mare qua è diverso, nel senso che non ci sono gli scogli, cose, però è il mare. Però il Vesuvio non si vede.